L'Andalusia, situata nel sud della Spagna, è una regione intrisa di fascino e storia. Con le sue grandi città incantevoli come Siviglia, Granada e Cordova, offre un mix vibrante di cultura, architettura moresca e tradizioni vivaci. L'entroterra montuoso è punteggiato da villaggi bianchi pittoreschi e paesaggi mozzafiato. Con la sua miscela unica di storia, cultura e bellezze naturali, l'Andalusia è una destinazione che incanta e affascina. Ci troviamo in questa regione da quasi una settimana e il tempo non è stato favorevole. Sembra che la tempesta di vento si sia un po' placata. Cambiato il clima dall'Africa. Quindi stiamo andando a farci una passeggiatina per le vie di questo paesino che ci ospiterà per la notte. Durante l'inverno, o in questo caso primavera, i paesi andalusi mantengono un'atmosfera affascinante e un ritmo di vita più calmo rispetto alla stagione estiva. Infatti la maggior parte dei negozi e dei locali sono chiusi. Piccolino questo paese. Ci ricorda un po' la Puglia, Ostuni, Bianchi. tutto bianco. Allora stiamo guardando, noi siamo parcheggiati qui, qua c'è la chiesa dove siamo andati. Poi dalla chiesa dove siamo andati qua. Anche se l'Andalusia gode di un clima mediterraneo mite, durante l'inverno le temperature possono scendere, specialmente nelle regioni montuose dell'entroterra. Video editato, ci siamo rimessi in strada e sono felicissima perché la primavera è la mia stagione preferita. Tutto in fiore, tutto si risveglia dopo l'inverno. Più tardi quella sera abbiamo passato la notte in una piccola cittadina perché l'indomani sarebbe arrivato un pacco che stavamo aspettando. Quanti giorni ci siamo? 4, 5 giorni che siamo arrivati in Spagna, in Andalusia, 5 giorni che siamo chiusi dentro il camion. C'è un tempo di cacca proprio. Vento a 80 km/h ha fatto, continua ad esserci vento, da oggi in poi dovrebbe piovere, proprio bello questo cambiamento. E ora siamo in attesa perché il giorno che siamo arrivati in Spagna abbiamo ordinato un paio di cosettine che dovrebbero arrivare oggi a Chiclana della Frontera, per quello siamo qua a Chiclana. E poi l'idea è di andare a Siviglia, anche se ha messo pioggia e quindi non sarà al massimo visitare Siviglia con la pioggia, ma siamo qui, cosa facciamo? Ho messo pioggia per i prossimi 10 giorni, non ci andiamo? Pacco arrivato. Abbiamo comprato un obiettivo per la fotocamera per fare i video più belli e portarli qui su YouTube. Per questo ci tenevamo a ricordarvi che per supportarci nel nostro canale dovete iscrivervi, è gratuito e a noi ci date una mano, perché più vi iscrivete più l'algoritmo di YouTube ci propone. Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Eccola. Aspetta che prendiamo l'attrezzo. Eccolo qua. Speriamo. Eccolo qua. È un obiettivo. Purtroppo pensavamo che l'obiettivo fosse compatibile con la nostra Sony, ma così non è. Risulta più piccolo creando questo effetto cornice vintage, però alla fine non ci dispiace. E dopo aver ritirato il pacco, direzione Siviglia. Siamo appena arrivati a Siviglia, adesso stiamo andando verso l'area camper. Il tempo non è dei migliori, abbiamo tra l'altro lo spruzzino del parabrezza che non funziona e sta piovendo sabbia. Non possiamo accendere neanche i tergicristalli perché sennò qua è un bordello. Comunque, a parte questo
Stanotte dormiremo nell'area camper e domani mattina, tempo permettendo, andremo a visitare la città. Niente, siamo arrivati a Siviglia e ci siamo trovati con il parcheggio camper al completo ed è l'unico praticamente che c'è. Noi come regola abbiamo che nelle grandi città non parcheggiamo in posti non sorvegliati perché abbiamo la casa dietro, tutte le nostre cose, e quindi niente parcheggio, niente visita e ci mettiamo in strada verso il Portogallo a questo punto, perché intanto qua da domani piove e altro da fare non ce n'è e quindi andiamo verso il Portogallo. Non vi nego che è stato un dispiacere non poter visitare questa bellissima città, però sicuramente avremo altre occasioni in futuro. Quando si dice seguire il flusso, per noi significa esattamente questo. Non siamo stati fortunati perché ha messo una settimana di tempo così. Avremmo voluto vedere un sacco di cose, tra cui Lisbona. Speriamo di vederla. Magari c'è uno spiraglio di sole in mezzo a questa settimana uggiosa. Da Siviglia a El Morogno è un attimo. Il giorno successivo ci siamo rimessi in strada, direzione Portogallo. Ci ha appena accolto il sole in Portogallo. Lentamente ci stiamo avvicinando alla grande e bellissima città di Lisbona. Le città. Ci riproviamo con Lisbona, anche se c'è brutto tempo, anche se piove, anche se domani hanno messo molto vento, però volevamo vederla a Lisbona, ci tenevamo e quindi siamo venuti in quest'area camper. E siamo arrivati in quest'area camper ma non c'è assolutamente posto e quindi siamo fermi qua in mezzo ad aspettare che qualcuno se ne vada, sperando che qualcuno se ne vada. È liberato un posto, stanotte abbiamo dormito lì dove ci sono gli altri furgoni in mezzo perché sono arrivati ieri notte e questa mattina un camper se n'è andato e quindi abbiamo trovato un posto, per fortuna, che così almeno riusciamo ad andare a visitare la città di Lisbona, anche se la giornata non è il massimo, sta piovendo in intermittenza, però non ci possiamo fare niente, tanto ho messo pioggia per i prossimi 5 giorni e quindi è così. Benvenuti a Lisbona, la città dalle 1000 sfaccettature, dove storia e modernità si fondono in un affascinante mosaico di culture e tradizioni. Siamo arrivati nel centro di Lisboa, a Rossio. Fondata più di 2000 anni fa, ha visto passare Fenici, Romani, Visigoti e Moreschi, prima di diventare la capitale del Portogallo nel XII secolo. L'architettura di Lisbona è un affascinante mix di stili che narrano la sua storia attraverso i secoli. Dai dettagli intricati dello stile manuelino al rigore ordinato dell'architettura pombalina, ogni quartiere offre una prospettiva unica sulla città. Ogni angolo di Lisbona racconta una storia, invitandoti a esplorare e scoprire la sua bellezza senza tempo. Non siamo molto fortunati, però dai, a tratti non piove. Sì, va bene. Non piove di continuo, adesso ci stiamo riparando perché è un momento dove sta piovendo molto e vorremmo andare a mangiare qualcosa di tipico, quindi aspettiamo che smetta di piovere e poi andiamo verso il posto che ha trovato Sebastiano. Il tram di Lisbona è un'icona della città, particolarmente il tram numero 28, noto per attraversare le zone più caratteristiche e panoramiche di Lisbona. Oltre a essere un mezzo di trasporto pratico, è anche un'esperienza culturale, offrendo ai passeggeri un viaggio nel tempo attraverso le strade pittoresche della città.
Ce l'abbiamo fatta ad averlo. Dopo Cos'è? l'attesa, una Come si bifana. chiama? Bifana. Conosciuta? Salute. Prima tappa. Bifana sera, eccezionale. Se venite a Lisbona, quello lì da Afonso, si chiama Afonso, Do Afonso, è veramente eccezionale. Un assaggio per un antipasto. Sì, adesso andiamo a vedere. Abbiamo preso tutta la roba tipica di Lisbona. Con 16 euro abbiamo pranzato con tutti i prodotti tipici. No, manca il pastel de nata. Manca quello è il dolce. Come sono? Buonissimi, buonissimi. Molto fritto, molto pesantuccio, però buonissimo. Ci stiamo dirigendo verso la piazza del commercio, che venne costruita dopo il terribile sisma che rase al suolo una buona parte di Lisbona nel 1755. Infatti, dove oggi sorge questa magnifica piazza, un tempo si innalzava un grande palazzo reale, conosciuto come Palácio Ribeira. Dopo la distruzione del palazzo, la costruzione di questa piazza e di tutto il quartiere venne affidata al marchese di Pombal, famoso per aver concepito lo stile pombalino, uno dei primi esempi al mondo di architettura antisismica. Abbiamo comprato gli ombrelli. Come al solito super ombrelli che durano un giorno. Stiamo aspettando che passi un po' la tempesta qua riparati perché c'è anche il vento oltre la pioggia. Il monastero dos Jerónimos è simbolo dell'età dell'esplorazione portoghese. Costruito nel XVI secolo in stile manuelino, questo monastero è caratterizzato da dettagli intricati che celebrano il patrimonio marittimo del Portogallo. La leggenda narra che il monastero venne costruito dove esisteva la chiesetta ermida do Rastelo, nella quale il navigatore Vasco da Gama ed il suo equipaggio trascorsero in preghiera la notte precedente alla partenza per il viaggio che li portò alla scoperta della rotta per l'India, rivelatasi poi fondamentale per la storia dell'umanità. La sua costruzione iniziò nel 1502 ed ebbe termine dopo circa 100 anni. Venne finanziata dal 5% delle imposte riscosse sulla importazione delle spezie dall'India. Qua a Lisbona per fare qualsiasi cosa c'è la fila. Per il panino, per il dolce, per entrare nella chiesa è molto affollata. Quest'opera è stata realizzata nel 1960, a 500 anni dalla morte di Enrico il Navigatore, situata nei pressi della Torre di Belém. Voleva celebrare l'era delle scoperte realizzate da navigatori portoghesi fra il XV ed il XVI secolo. Infine abbiamo visitato la Torre di Belém, è un'icona di Lisbona, costruita nel XVI secolo come fortezza difensiva e simbolo dell'età delle scoperte portoghesi, situata sulle rive del fiume Tago. Infinitas pra contar. La sua posizione panoramica e la sua storia affascinante la rendono una delle attrazioni più visitate della città. Abbiamo preso i pastel di nata. Assaggiamo, a quanto pare sono i più famosi qua. I più famosi? Sì. Buoni. Sto aspettando a Zizungu. Perché? Abbiamo provato questa applicazione per tornare alla zona camper perché i treni sarebbe un casino, bisogna andare da una parte e poi dall'altra. È tipo Uber e viene l'autista e ti porta, costa niente e
Quindi Zizungo dovrebbe arrivare con la sua Fiat tipo bianca. Todo pra olhar. Tenho as estrelas infinitas pra A lot of people contar. today, huh? Tenho o sol brilhando e os patos nadam em mar. Meus passos vão mostrando o prazer de observar as flores no caminho. Non se l'aspettava fosse così lontano. Quando ha guardato la mappa di dove dovevamo andare ci è rimasto un attimo male col traffico che c'era. Però siamo tornati. Foi o que ele prometeu. Pode crer.